Come si fa a giudicare un paio di cuffie senza neanche averle provate? Perché è quello che sto vedendo da quando sono state annunciate le AirPods Max, sentenze un tanto al chilo. Posso capire chi ammette candidamente di non essere interessato perché cerca e vuole cuffie più economiche. Ha perfettamente senso. Ma chi dice che fanno schifo senza neanche averle viste dal vivo? Non dico provate, ma almeno viste da vicino, toccate. Faccina arrabbiata e clicca. Sì. È come se voi foste candidati per un posto di lavoro e decidessero di assumervi o non assumervi a seconda delle foto della vacanza al mare sul vostro profilo di Facebook. Esatto, non ha alcun senso. Comunque non fatevi strane idee perché in questo video ci saranno carezze e bastonate per le AirPods Max e per Apple. Vi dirò perché ha senso comprarle, perché no, perché non ha alcun senso tirare in ballo l'alta fedeltà e soprattutto, che è la cosa più importante per un paio di cuffie, vi dirò come suonano, a chi sono rivolte e le confronterò con le cuffie per cui gli smanettoni come me si sono strappati i capelli nel 2020, le Sony WH-1000XM4. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. E quando dico hi-fi e tanto altro intendo naturalmente anche le cuffie, cablate e non, cablate in casa, wireless fuori di tutti i tipi, over-ear come queste, in-ear, incroci tra over-ear e in-ear. Per ogni cuffia va trovato il suo contesto, così come per ogni altro componente o accessorio hi-fi. Premessa emozionale. La mia fissa per le cuffie parte da quando ho memoria, per la precisione da quando da piccino indossavo un paio di Philips di mio babbo, le EM6126, facciamo finta che siano queste, e smanettando con il selettore del volume e il jack fingevo di essere un giornalista di 90° minuto che andava a intervistare i giocatori a fine partita, stile bisteccone Galeazzi. E poi cuffie e ancora cuffie quando ho iniziato ad ascoltare musica seriamente. In casa non c'era un impianto stereo, alla musica non veniva data grande importanza e quindi dovevo adattarmi, ma era comunque bellissimo, anzi forse lo era anche di più, perché entravo in un mondo tutto mio, un mondo che imparavo a conoscere da solo in punta di piedi, ascoltando tutto quello che trovavo in giro. E posso garantirvi che senza l'imprinting ricevuto dall'ascolto attento in cuffia, oggi questo canale non esisterebbe. Senza quell'imprinting non avrei il rispetto verso i gusti degli altri che oggi è nel mio bagaglio di esperienza. E allora, prima mi sono gingillato con uno Walkman, anche qui Philips, e poi con un lettore CD portatile della Fonola, vinto con TV, sorrisi e canzoni, pensate un po'. Walkman e lettore CD avevano in dotazione quelle cuffie atroci, vi metto la foto, quelle con la spugnetta nera o arancione che ti friggevano le orecchie in tempo zero e ti strappavano i capelli. Ve le ricordate? Che spettacolo! Questa premessa serve a farvi capire che non sarà così infrequente che io vi parli di cuffie, soprattutto perché le utilizzo quotidianamente cablate per ascoltare musica di sera tardi qui nel mio studio per non disturbare la padrona di casa e i vicini, e wireless per selezionare tra tutti i dischi in uscita quali acquistare, quali consigliarvi e quali evitare. Le utilizzo mentre sono in giro per la casa e faccio mille cose e non posso e non voglio dipendere da un cavo. E allo stesso tempo ho bisogno di una modalità trasparenza per sentire quando il corriere mi suona alla porta.
Prima di questo anno nefasto, che sta finendo fortunatamente, uscivo spesso a passeggiare con le Sony o con le Nuraphone. E la passeggiata o la corsa, in quel caso però utilizzo o le AirPods o le Neuraloop, aiuto, dicevo, la passeggiata o la corsa mi stimolano da sempre idee per il canale e per la vita di tutti i giorni. Prima di questo anno nefasto, se mi avete intravisto in giro o sul treno, mi avete visto con le cuffie in testa o al collo. Le cuffie sono da sempre la mia seconda pelle, un po' come gli occhiali da sole. E allora, a chi sono rivolte queste cuffie? A chi c'è soldi? No, aspettate un attimo, perché il prezzo è un aspetto da valutare attentamente, ma non ora. Andiamo intanto per esclusione. Non sono rivolte queste AirPods Max agli utenti Android, essendo ottimizzate per l'ecosistema Apple, così come tutti gli accessori Apple del resto, Watch, AirPods e così via. Quindi se avete Android, passate oltre, chiudete il video senza neanche starci tanto a pensare. Ciao! Per tutti gli utenti Android ci sono tante altre ottime cuffie, a partire proprio dalle Sony XM4, ho accorciato il nome per fare prima, ma anche le XM2 si difendono egregiamente, e poi le Nuraphone, le Bose Quiet Comfort e le 700, le PX7 di Bowers & Wilkins. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, per di più a prezzi sensibilmente inferiori e con una qualità che va dal buono al molto buono, se non all'ottimo, avendo però sempre bene in mente che stiamo parlando di cuffie wireless. L'alta fedeltà è un'altra cosa e non ha neanche molto senso tirarla in ballo. Chi lo fa sta consapevolmente o meno manipolando la percezione di chi ascolta o legge. Tutte queste non sono pensate per gli audiofili, ma per chi vuole ascoltare musica in mobilità senza tanti stress, in modo smart e godendo di features che per molti oggi sono diventate indispensabili, come la cancellazione attiva del rumore e la modalità voce o trasparenza, chiamatela come volete. Per chi vuole guardarsi un film in cuffia senza la necessità di un cavo. Per chi viaggia, anzi viaggerà molto. Per chi ascolta tonnellate di musica per lavoro o per passione. Vi ho detto poco fa che dove ci sono io c'è anche almeno un paio di cuffie. Il mio è un uso intenso perché devo stare sempre sul pezzo sulle nuove uscite, o perché devo o voglio riascoltarmi un disco e non sono qui nello studio dove posso utilizzare le mie Sennheiser HD 650. Più banalmente per selezionare che vinili acquistare con la musica in streaming, ancora più banalmente per rilassarmi sul divano e isolarmi dal resto del mondo. Nessun cavo, nessun leva e metti dal piatto del giradischi. C'è un momento per tutto del resto, c'è anche il momento per queste. Chiaramente da cuffie wireless come possono essere queste, le AirPods Max o tutte le altre che vi ho fatto vedere, non mi aspetto l'approccio, la pulizia, l'impatto di una Sennheiser HD 650. Non me lo aspetto perché in una cuffia wireless cerco altro. E gli esempi che vi ho fatto finora sono solo alcuni dei possibili contesti in cui una cuffia wireless sta come il cacio sui maccheroni. Il fatto che molti abbiano preso di punta queste due paroline sul sito di Apple e su quelle abbiano basato il proprio giudizio, ricordo senza averle provate, la dice lunga sul modo con cui sia stato formulato quel giudizio, o forse sarebbe più corretto dire pregiudizio. Avete mai visto un brand non spingere un proprio prodotto? Cosa avrebbero dovuto scrivere per le loro prime cuffie over-ear? Che si sentono benino in confronto alle Sennheiser da 50.000 euro? Anche per le cuffie da 20 euro scrivono che godrete di un sound di alta qualità, realistico, ricco di bassi e vedrete la Madonna. Vi do uno scoop in anteprima. Per le prossime AirPods Max scriveranno che si sentono ancora meglio. Marketing puro e semplice.
e come tale va considerato. Nelle pubblicità in televisione vorrebbero farci credere che i polli sono contenti di morire per finire nei nostri piatti dopo aver girovagato qualche mese nei prati verdi della Romagna. Quindi intanto la prima cosa che abbiamo capito è che le AirPods Max non sono rivolte agli androidiani. D'altro canto si adatteranno alla perfezione a chi già vive felicemente nell'ecosistema Apple e si ritroverà il sorrisino di bimbo felice non appena le toglierà dalla scatola, perché l'accoppiamento è istantaneo, così come il passaggio da un dispositivo all'altro. Veramente qualcosa di mai visto prima che va provato. Dove sta la genialata? Con le Sony o con qualsiasi altra cuffia dovrete rifare l'accoppiamento per tutti i vostri dispositivi. Esempio, mi arrivano le Sony, le connetto al telefono, voglio guardare un film sul Mac, devo rifare l'accoppiamento, faccio una corsetta e voglio associarle all'Apple Watch, devo rifare l'accoppiamento. Insomma, ci siamo capiti. Con le AirPods Max basta la prima associazione, che di solito facciamo al nostro telefono, all'iPhone, per essere immediatamente registrate su tutti i dispositivi dell'ecosistema in nostro possesso. I controlli touch sono essenziali ed efficaci. In tutte le cuffie wireless che ho oppure che ho avuto li disattivavo sempre, perché erano più le volte che non prendevano o sbagliavano il comando che le volte in cui riuscivo a fare effettivamente quello che avevo pensato di fare. Questa è la Digital Crown, ripresa saggiamente dall'Apple Watch, e fa il suo in modo così semplice e funzionale da essere quasi fastidiosa. Alzi e abbassi il volume ruotando in un verso o nell'altro, play, pause, brano successivo, brano precedente, sono quei colpi di genio di Apple che ti sorprendi sempre di non trovare su altri prodotti. Questo invece è il tasto per attivare la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza o disattivare entrambe. Anche questo è stato preso e rivisto da Watch. A proposito di cancellazione attiva del rumore, qui meglio Sony, le XM4, anche se pensavo che lo scarto a loro favore sarebbe stato molto più ampio. Alla fine le AirPods Max si difendono piuttosto bene. Non c'è gara invece sulla modalità trasparenza. Non ho mai provato delle cuffie wireless che la rendessero così naturale. È davvero una modalità trasparenza. La mia voce e quella degli altri in questa modalità non risulta attutita, filtrata, strana, diversa. È quella, la sento e la riconosco quando parlo con qualcuno o quando qualcuno mi parla, e questa modalità nasce appunto per questi scopi. Audio spaziale, feature fighissima, già presente tra l'altro nelle AirPods Pro, e in Sony la stessa feature si chiama 360 Reality Audio, ma la sostanza è la stessa, è una rivisitazione, una modernizzazione del buon caro e vecchio surround. Quindi sentirete provenire il suono da varie parti della scena e non solo sinistra-destra come avviene nella modalità stereo che tutti conosciamo. Al momento l'audio spaziale non viene sfruttato molto in campo musicale, anche se in Sony mi si sono intrecciate, anche se in Sony sono convinti che il futuro sia questo. Io lo spero, sarebbe una cosa molto interessante e diversa da provare. Quindi l'audio spaziale 360 Reality Audio per il momento si apprezza soprattutto con i film che prevedono questa feature. Dal punto di vista del comfort di utilizzo, confermo tutto quello che già avrete sentito, letto, visto in giro. Sono estremamente comode, non al punto di dimenticarvi di averle indossate, ma sembrerà di avere delle pantofole alle orecchie, magari non queste che puzzano da morire, dove altre cuffie al massimo possono essere delle sneakers. Sono estremamente comode queste, ma anche le Sony. Preferisco Apple perché il padiglione è più grande e le orecchie hanno molto spazio.
Quanto al fatto che non riscaldino, non so che orecchie abbiano i miei illustri colleghi, ma le mie si surriscaldano come con qualsiasi altro paio di cuffie over-ear. Dopo mezz'ora, ma anche meno, va fatta una pausa, altrimenti prendono fuoco. La fascia elastica, questa qui, questa sopra, fighissima, è altrettanto comoda, ma mi sembra molto delicata. Quanto resisterà? Vi terrò aggiornati. Eh sì, sono comodissime, è vero, ve l'ho appena detto, ma dobbiamo anche valutare la durata della nostra sessione di ascolto, molto importante. Perché in termini assoluti, per come calzano, sono più comode queste, le AirPods Max, rispetto alle XM4. Ma i 384 grammi di peso delle Apple alla lunga si fanno sentire e quindi, in definitiva, preferisco le Sony, perché con i suoi 251 grammi sono meno affaticanti sulla nostra testa e 133 grammi di differenza sono tanti. I materiali utilizzati sono pregiati e rendono le AirPods Max delle cuffie porn touch. È bello solo averle in mano, toccarle, sganciare e riagganciare i padiglioni. Se avete un MacBook capirete a cosa mi riferisco. Se avete un iPhone vi ricorderete di quei pochi attimi in cui avete assaporato quella sensazione tattile sublime prima di proteggerlo con una truce cover rinforzata. Anche le Nuraphone sono costruite benissimo, ma non c'è paragone con queste. Sono molto più scomode sia rispetto alle Apple che alle Sony. Musicalmente però sono quelle che offrono un impatto più vigoroso, ma non posso metterle a paragone con le Apple o con le Sony, perché non sono prettamente cuffie over-ear, sono cuffie over-ear ed in-ear contemporaneamente, quindi per forza vincono sulla resa sonora. Se siete curiosi di sapere qualcosa in più sulle Nuraphone, andate a guardarvi il video che ho realizzato lo scorso anno a proposito di resa sonora. Nel momento in cui acquisto una cuffia wireless, so cosa guadagno e so cosa perdo. Guadagno comodità, versatilità e onnipresenza della musica ovunque io vada. Perdo però il segnale audio nella sua massima qualità possibile, perché entra in gioco la trasmissione Bluetooth. Quindi entrano in gioco i codec, altro fattore assai dibattuto in questi giorni. Apple al momento utilizza esclusivamente codec AAC, quindi con una velocità massima di trasmissione dati di 256 kbps rispetto ai 990 kbps garantiti da Sony col suo codec proprietario LDAC. Quelli di Apple sembrano una barzelletta, ma in realtà i freddi numeri non sempre bastano a identificare un prodotto, perché non si tiene in considerazione quanto quel prodotto venga effettivamente ottimizzato. E per ottimizzato intendo la realizzazione della simbiosi perfetta tra software e hardware, che fa rendere quello stesso hardware di più rispetto a quello che le specifiche tecniche potrebbero far pensare. Non è poesia, ho fatto la lezione per casa. Da una parte ho utilizzato un telefono Android aggiornato all'ultima release, quindi tutti i codec Bluetooth possibili ed immaginabili, compresi AAC, aptX HD e LDAC. Codec che ho scelto LDAC, il top della trasmissione Bluetooth, perlomeno al dicembre 2020. Velocità di trasmissione dati, come vi ho detto, 990 kbps, ricordatevi questo parametro. Sorgente scelta Tidal Hi-Fi, quindi qualità del file lossless, file scelto, uno dei tanti del catalogo master di Tidal. Per il test di questo video ho scelto i miei amatissimi Creedence Clearwater Revival, cuffia utilizzata Sony XM4, quindi massima resa possibile per la cuffia e per il file. Alle AirPods Max naturalmente ho accoppiato un iPhone aggiornato all'ultima release. Come sorgente ho scelto Apple Music
e come brano lo stesso brano dei Creedence Clearwater Revival. Il codec di Apple sappiamo che è l'AAC, quindi velocità trasmissione dati di 256 kbps, da una parte i 990 kbps di Sony, dall'altra i 256 di Apple. Stesso brano, switch rapido da una cuffia all'altra. Su entrambe le cuffie ho utilizzato il profilo flat, quindi quello non equalizzato. A sentire le specifiche che vi ho elencato poco fa sui codec e i file, si potrebbe ipotizzare che il divario tra le Sony e le Apple possa essere mostruoso a favore delle Sony. In realtà non è proprio così, anzi, se ci sono differenze sono impercettibili e si basano più sul vostro gusto che su altro, perché alcuni di voi preferiranno le Apple e altri le Sony. Succede per gli impianti, figuriamoci se non succede anche per le cuffie. Ma non mi sono fermato qui. Nonostante l'iPhone non possa streamare oltre i 256 kbps, ho comunque voluto provare lo stesso file master di Tidal Hi-Fi che ho testato con le Sony anche sulle AirPods Max, in teoria andando incontro a un collo di bottiglia, perché streamo un file lossless con un codec che è tutto fuorché lossless. Questo in teoria. Nella pratica il risultato è tutt'altro. Se il file di Apple Music ascoltato sulle AirPods Max è senza infamia e senza lode, è comunque paragonabile a quello master di Tidal Hi-Fi ascoltato con Android sulle Sony. Il campionato cambia completamente con il file master di Tidal Hi-Fi riprodotto sulle AirPods Max, perché non si tratta più di gusti e sfumature, ma di una scena nettamente più viva, aperta, piena e gustosa. E attenzione, lo ripeto, le cuffie erano entrambi impostate su profili flat e senza alcuna modalità smart attivata, quindi nessuna cancellazione attiva del rumore, nessuna modalità trasparenza, pura cuffia wireless. Quindi, ricapitolando, perché è importante, è il cuore pulsante di questo versus. Da una parte avevamo telefono Android e cuffie Sony, entrambi con codec LDAC attivo, quindi la massima velocità possibile ad oggi per la trasmissione dati via Bluetooth, 990 kbps. Dall'altra avevamo il codec AAC utilizzato da Apple su iPhone e AirPods Max. Stesso file riprodotto, un brano in qualità master da Tidal Hi-Fi, quindi qualità lossless. Ebbene, le AirPods Max sverniciano le XM4 e gli vanno via in salita su una ruota sola. Ma questo scarto vale i 300 euro di differenza? Neanche per sogno. Ma come vi ho detto prima, alla questione prezzo ci arriviamo dopo aver fatto tutti i nostri ragionamenti. 120 su 80. Veniamo alle note dolenti delle AirPods Max. Non ho parole per esprimere tutto il mio disappunto per questa custodia, che non è bella per niente, anzi appare anche molto cheap, soprattutto tenendo conto degli standard di Apple. Non è funzionale perché lascia scoperta la parte più delicata di tutta la cuffia, questa banda elastica, no? Credo proprio che questa non possa essere sostituita come possiamo fare invece con i padiglioni magnetici anche in diversi colori. Mettiamo conto che usciamo con le nostre belle AirPods Max, andiamo in treno quando potremo tornare a farlo in sicurezza e poi facciamo visita al nostro negozio di dischi preferito. A me succede spesso. E mica te la porti a giro così e la vorrai riporre in una borsetta. Niente, non è possibile, perché se hai una tua borsa a tracolla, non lo so mica se ce la infili così, perché nella borsa ci sono anche le chiavi si impigliano nella retina oppure graffiano il padiglione che vedete non è coperto e quindi vengono giù tutti i santi con tutti i soldi che costano, che abbiamo speso. E allora possiamo fare così. Naturalmente sto scherzando, ma se avete soluzioni migliori suggeritele qui sotto nei commenti. E allora, perché questa custodia?
provo a dirvelo io. Vi faccio vedere le due cuffie riposte nelle loro custodie. Eccole qua. Qui dentro cosa c'è? Boh, c'è un rasoio elettrico? Non si vede nulla. Qui dentro cosa c'è? Ci siamo capiti. La borsetta è orribile, fatta male quanto si vuole, ma è iconica. Le cuffie non riportano neanche il logo del brand. L'unico logo presente è nascosto qui dentro all'interno dei padiglioni. Nonostante questo, tutti si ricorderanno dei meme sulle AirPods Max. Tutti sapranno che queste sono cuffie Apple. Avete letto in giro meme sulle XM4, su qualsiasi altra cuffia? Io personalmente no. Intendiamoci, non sto giustificando Apple. A me del look iconico importa il giusto e anzi attendo a gloria una borsetta alternativa fabbricata dalle terze parti. Quindi in questo round per me stravince Sony, borsetta compatta e carina quanto basta. Le AirPods Max non hanno un'app dedicata, cosa che invece avviene in casa Apple con lo Watch. Sarebbe invece ormai opportuno dotare l'ecosistema Apple di una applicazione dedicata alla personalizzazione e equalizzazione delle varie cuffie del catalogo. L'equalizzazione è possibile farla solo tramite asset preimpostati e tra l'altro sono preset non dedicati alle cuffie, ma sono i soliti presenti da anni nell'applicazione musica. Non sono customizzabili e non sono neanche questo granché. Sulle Sony, se scelgo amplificazione bassi, ho una scena coerente con la dicitura amplificazione bassi. Sulle Apple l'equalizzazione omologa rende la scena un po' troppo ingolfata ed ovattata per i miei gusti. Devo switchare su rock. Quindi su questo aspetto le Sony stravincono in partenza, visto che l'app di Apple in pratica non esiste, e poi perché mediante l'app di Sony Headphones è possibile creare un'equalizzazione custom. Detto questo, in termini di usabilità pura out of the box vince l'essenzialità di Apple, quindi per le companion app è un pareggio alla fine. Altra nota dolente per le AirPods Max, il cavetto analogico venduto a parte, perché Sony mette nella confezione il cavetto di ricarica decisamente corto, ma c'è, il cavetto analogico è un pochino più lungo questo, e poi l'adattatore jack per l'uso in volo, troppa grazia. Apple invece mette nella confezione solo il cavetto di ricarica da Lightning a USB-C per ricaricare le cuffie tramite un MacBook ad esempio. Ma se abbiamo comprato queste è quasi certo che abbiamo già in casa un caricabatterie con cavo da USB a Lightning per iPhone e quindi va già bene quello. Se viaggiamo molto, o meglio, quando torneremo a viaggiare molto in aereo, queste cuffie sono inutilizzabili, perlomeno come ce le vende Apple. Dobbiamo acquistare il cavo analogico a parte, 40 euro extra. Ora, abbiamo speso 630 euro, non saranno i 40 euro del cavo a spaventarci, e capisco anche che Apple voglia obbligarci ad un universo completamente wireless, inculcandoci in tutti i modi che queste sono cuffie wireless. Less is better per Apple naturalmente, non per noi acquirenti. Non mi sorprende questa scelta, ma non mi soddisfa neanche un po'. Tra i due cavi avrei preferito naturalmente che fosse incluso nella confezione il cavo analogico piuttosto che un cavo di ricarica, perché per la ricarica va benissimo qualsiasi cavo Lightning usato con iPhone, mentre per usare le cuffie in aereo o sul Mac senza connessioni attive dobbiamo utilizzare obbligatoriamente questo venduto a parte da Apple. Veniamo al dunque. Costano troppo? In senso assoluto, certamente, anche perché le alternative ci sono, costano sensibilmente meno e offrono una resa sonora altrettanto ottima.
tenendo conto che stiamo parlando di cuffie wireless, quindi non rivolte agli audiofili. Ribadisco che non le ho paragonate volutamente a cuffie cablate della stessa fascia di prezzo o anche inferiore, perché sono due campionati totalmente diversi, utenze diverse, mercati diversi. Tenendo conto di tutte le loro caratteristiche, pregi e difetti, per me il prezzo giusto sarebbe stato 479 euro, più o meno come l'Apple Watch, ma si sa che se Apple deve scegliere tra un prezzo che l'utenza ritiene giusto e il sovrapprezzo, sceglie sempre il sovrapprezzo. 630 euro sono tanti anche per un appassionato come me, anche per chi come me è principalmente utente Apple da una decina d'anni. Ho sempre con me, lo avete visto, anche un Android e un muletto Windows, ma il grosso lo faccio e lo vivo con Apple. Queste AirPods Max sono un acquisto obbligato per chi abita felicemente l'ecosistema Apple come me? Beh, non proprio, vanno fatti dei distinguo e il distinguo fondamentale è se possiamo permettercele oppure no. Se possiamo permettercele e sappiamo o immaginiamo che nel prossimo futuro non faremo uno switch selvaggio su Windows e Android, allora vale assolutamente la pena provarle, magari per renderle poi entro i termini consentiti se non ci piacciono, ma vanno assolutamente provate. Su questo non ci piove. In chiusura voglio tornare sulla resa sonora, perché è l'aspetto che, al di là di tutte le features descritte, deve essere preeminente nelle nostre considerazioni. Sono rimasto davvero impressionato dallo scarto tra la scena creata dalle AirPods Max con un file master di Tidal Fi e la scena creata dallo stesso file con le Sony XM4. Su quest'ultime la scena non era altrettanto viva ed entusiasmante. Sulle AirPods Max i bassi si avvertono nettamente, non sono sussurri nel vento, ma non sono neanche protagonisti della scena. Se prediligete i bassi svuotabudella, non sono le cuffie che fanno per voi. Ci sono le Nuraphone, se vi piacciono i bassi, ma vi ho già detto il motivo per cui non le ho messe a confronto in questo video. Medi e alti sulle AirPods Max sono composti ed equilibrati, nessuna distorsione, anche a volume massimo, e la potenza è sovrapponibile ad altre cuffie equipaggiate con driver da 40 mm, quindi anche a queste. In conclusione, costano troppo, ma sono costruite molto bene e certi dettagli si fanno pagare. Suonano altrettanto bene. L'ottimizzazione di Apple ancora una volta ha fatto un piccolo miracolo. Il famigerato audio computazionale funziona davvero. Le Sony XM4 possono essere la vostra scelta primaria se siete utenti Android o se non volete oltrepassare la soglia dei 400 euro per una cuffia wireless. Direi che è veramente tutto per oggi in questo video lunghissimo. A presto e buoni ascolti. E ora mi rilasso un po'.